Tra i tanti stampi in mio possesso ho preso questi due che ritengo siano più adeguati a quello che devo fare in questo tipo di ambientazione. Ho proceduto a irrorarli di detersivo dei piatti. Ve li suggerisco proprio per evitare che poi il gesso rimanga attaccato al fondo. Non è obbligatorio, ma vi consiglio di farlo, specialmente se usate gesso scagliola, mentre se usate gesso alabastrino non è necessario mettere il detersivo dei piatti. A questo punto io comincio a fare l'impasto e ho usato appunto in questo caso gesso scagliola, che si indurisce molto più velocemente dell'alabastrino e non è proprio indicato per gli stampi, ma comunque va bene lo stesso. Una volta sistemato il liquido all'interno dello stampo, ho fatto passare almeno 7-8 ore e ho potuto finalmente estrarre i calchi dagli stampi. Fatto questo, finalmente inizio ora a creare il terreno sulla struttura delle montagne. Utilizzo un composto speciale per la creazione di montagne di colore bianco e creo un composto, diciamo, con una densità quasi simile allo yogurt. L'ho travasato in un recipiente più grande in quanto il bicchiere veniva scomodo da gestire durante la lavorazione. A questo punto, fatto tutto, comincio a mettere il composto sopra le montagne e mano a mano, con l'utilizzo anche della mia piccola cazzolina in miniatura, ho potuto cospargere tutta la zona della struttura della montagna con tutto il tempo necessario, in quanto questo tipo di materiale di composto necessita almeno di 24 ore per l'indurimento, quindi avete tutto il tempo per modellarlo. Ovviamente vi suggerisco che se fate questo tipo di lavorazione, se volete fare dei lavori un po' più particolari, quindi creare delle composizioni, dovete mettere più polvere e meno acqua, in modo che avete poi magari, come vedrete tra poco nella parte destra della struttura, ho fatto un composto un po' più solido proprio per crearmi la possibilità di creare proprio già dei punti modellati a piacere. Stessa cosa faccio per la parte montuosa bassa, più o meno lo stesso lavoro di quello che ho fatto sopra, ma anche qui ho usato il composto un po' più denso, proprio perché in questo punto metterò molte rocce sovrapposte e questo mi viene comodo in questa fase per far sì che lo stampo che andrò ad attaccare rimanga già attaccato e non c'è il rischio che possa scendere, proprio per il fatto che magari è ancora molto più liquido come densità. Finalmente è arrivato il momento proprio di mettere gli stampi che abbiamo fatto prima col gesso, quindi li vado a sezionare in maniera del tutto casuale, fantasiosa, o comunque facendo lavorare un po' la mente dal punto di vista creativo, e li posiziono nei punti ritenuti più idonei.
Nell'attesa che trascorrano 24 ore che il nostro composto si indurisca, ho cominciato a preparare la struttura della zona stazione creando il marciapiede, alcuni muraglioni di contenimento della zona appunto stazione fatti sempre con l'eolite. Ho utilizzato la colla Vinavil come sempre, ho cominciato ad applicarli nei punti ormai prestabiliti in precedenza e ho così composto tutta la zona del marciapiede della zona stazione. Ovviamente il tutto dovrà poi essere lavorato, invecchiato, sporcato e sistemato a dovere. Quella che vedete è la stazione, diciamo l'idea della stazione appoggiata per farvi avere un riferimento. Ora sto tendendo bene del nastro che ho messo nei bordi dei nostri binari proprio per far sì che la colata che sto per fare adesso non vada a cadere sopra le traversine. Fatto questo, mi sono autocostruito delle canaline per il passaggio dei cavi, quindi i classici passacavi da mettere a bordo binari. Li ho fatti in eolite, vedete, sono stati intarsiati sopra e poi verranno successivamente pitturati. Qui un piccolo virtuosismo, ho lasciato proprio appositamente aperto per dare la sensazione che appunto il coperchio della canalina possa essere apribile. Ora prelevo con una grande siringa il composto, che è sempre lo stesso che ho utilizzato per le montagne, e comincio a cospargerlo nella zona adiacente ai binari. Ovviamente questo terreno è comodissimo perché una volta indurito potremo andarlo a colorare ed eventualmente mettere tutto quello che ci interessa, quindi strati di erba, eventuali pietrischi, eccetera eccetera. Inoltre mi viene comodo anche da utilizzare come collante in fase di asciugatura proprio per andare ad appoggiare i passacavi, quindi le canaline che avevo costruito precedentemente. Creo anche appunto dei punti di derivazione con delle scatole create al momento e i passacavi sotto i binari li metterò in futuro più avanti quando il tutto sarà fatto prima di mettere la massicciata.